Buongiorno amici, oggi parliamo di timer di irrigazione a batteria, cioè dispositivi elettronici che funzionano a batteria che, se collegati al rubinetto del nostro giardino, ci permettono di annaffiare il giardino o irrigare l'orto senza la nostra presenza e che sono molto utili soprattutto in estate per non lasciare le nostre piante senza acqua. Ne esistono di molteplici modelli, hanno un costo che si aggira sui 20 euro in su. Si collegano al raccordo da 3/4 del rubinetto del vostro giardino e hanno un'uscita a sgancio rapido per collegare il sifone dell'acqua normalmente usato nel giardino. Ma volendo potreste anche collegarci l'impianto di irrigazione dell'orto se volete irrigare l'orto senza la vostra presenza. Oggi esamineremo due principali modelli: un modello diaframma dove è presente un solenoide, una calamita che apre e chiude un diaframma e fa passare l'acqua. Il suo principio di funzionamento è utilizzato anche nelle valvole, nelle elettrovalvole a solenoide. In pratica un elettrocalamita attiva una leva che fa aprire il diaframma grazie anche alla pressione dell'acqua. Questo modello Jardy Brick è un marchio francese e è considerato abbastanza affidabile. Questo è un altro modello, marca Papillon, è un modello con ingranaggi e motore a sfera, simile a un vero e proprio rubinetto. Le principali differenze riguardano strettamente la pressione minima di esercizio, dove il rubinetto a sfera, proprio perché a sfera, ha una pressione minima di 0 bar, quindi si può utilizzare per acqua piovana, cisterne di raccolta dell'acqua, insomma tutti quei casi in cui la pressione dell'acqua che abbiamo non è particolarmente forte. Il rubinetto membrana solidonea necessita di almeno 0,5 bar minimi di pressione, che è necessaria anche per attuare l'apertura del rubinetto. Per quanto riguarda il tipo di acqua, il rubinetto a sfera può anche utilizzare acqua sporca perché il condotto è abbastanza largo, mentre il rubinetto a membrana solenoide, poiché utilizza dei condotti molto sottili, necessariamente può utilizzare solo acqua pulita, quindi acqua diciamo del rubinetto oppure acqua filtrata. Per quanto riguarda la durata della batteria, il tipo a sfera, avendo all'interno un motore che gira ogni qualvolta per aprire e chiudere la valvola a sfera, la durata della batteria è minore, infatti utilizza di solito delle pile da 1,5 volt, mentre il modello membrana solenoide, utilizzando minore energia, ha una durata della batteria maggiore e utilizza di solito una pila da 9 volt, perché l'elettrocalamita consuma meno corrente del motorino. Per quanto riguarda la durata in termini di affidabilità, il rubinetto a sfera, avendo più ingranaggi, è meno affidabile e meno durevole nel tempo, perché gli ingranaggi tendono a bloccarsi o a rompersi, mentre il modello a membrana solenoide risulta più durevole e più affidabile perché fondamentalmente è molto più semplice. Queste sono le principali differenze. Vediamo all'atto pratico come sono composti queste due tipologie diverse di timer di irrigazione. Questo abbiamo detto è la versione a sfera, quindi all'interno, non so se si riesce a vedere, c'è una sfera bianca e quindi ci sono dei servocomandi, degli ingranaggi che girando fanno aprire il rubinetto a sfera presente. Mentre questa qui è la versione con la valvola pneumatica. Vediamo innanzitutto di inserire all'interno di ciascuno le relative batterie. Vedete, questo si apre molto semplicemente. La connessione alla elettrovalvola è realizzata tramite questo connettore RCA semplicissimo. Andiamo ad aprire il vano batteria per inserire la pila 9 volt. Vedete, qui inseriamo la nostra pila. Qui c'è una guarnizione e state attenti a non perderla, che serve per sigillare il vano. La comodità di questo dispositivo è che noi possiamo toglierlo
fare tutta la programmazione che ci necessita e poi reinserirlo senza dover smontare i rubinetti da cui entra l'acqua, da cui esce l'acqua. Vediamo un attimo la programmazione. Possiamo innanzitutto decidere per quanti minuti irrigare, quindi da 5 secondi a 60 minuti, oppure accendere fisso on, quindi on, off, oppure i secondi o minuti fino a 60 minuti. Di qua possiamo impostare l'intervallo ogni quanto vogliamo irrigare, quindi per esempio vogliamo irrigare ogni 30 secondi, minuti, un'ora, ogni 24 ore, ogni 72 ore, oppure una volta a settimana, quindi l'irrigazione partirà per, in questo caso, 5 secondi ogni settimana. Questo pulsante serve per ritardare la partenza del timer di un tot di ore secondo la procedura che trovate nel manuale. Qui è la presa del sensore pioggia esterno che serve per comandare l'accensione o meno dell'irrigazione. Poi vedremo un esempio pratico di come funziona questo sensore, a cui ho dedicato altri video, come realizzare un sensore per questo jack stereo di un irrigatore. Prendiamo il Papillon. Qui ho inserito una presa per un sensore esterno, ho fatto una modifica al circuito un po' alla buona, senza pretese. Andiamo a inserire le batterie all'interno di questo irrigatore, vedete, molto comodo. Questo funziona con due pile da 1,5 volt. Inseriamo le batterie nella presa e andiamo a... ecco. Il funzionamento anche qui possiamo stabilire per quanti minuti fino a 120 irrigare, oppure su off e apriamo subito la valvola, su on scusate, vedete la valvola si è aperta e sentite proprio il servomeccanismo a motore che si apre e si chiude. Adesso la richiuderò e vedete che la valvola si chiude, fa anche abbastanza rumore. Oppure posso scegliere di irrigare per un tot di tempo. Impostiamo per esempio irrigare per 1 minuto e facciamo ogni ora, irrigare 1 minuto ogni ora. Vedete la valvola si apre. A questo punto, trascorso 1 minuto, il timer si richiuderà. Questo qui è il solito pulsante per ritardare l'irrigazione e adesso, una volta trascorso il minuto, l'irrigatore si richiuderà, vedete? Questo irrigatore, dicevo, è abbastanza economico, anche più economico dell'altro. Può utilizzare anche acqua a bassa pressione perché non necessita della pressione dell'acqua per funzionare. Può anche utilizzare acqua sporca, tipo quella di una cisterna di recupero acqua piovana. Un irrigatore che funziona bene, però nel tempo tende ad avere dei problemi, in particolar modo gli ingranaggi possono rompersi, il motorino perde potenza, se c'è molta pressione dell'acqua magari può esserci qualche difficoltà ad aprirsi o a chiudersi. In genere funziona bene, però io nel corso degli anni ne ho dovuti sostituire diversi perché avevano dei difetti, fino a quando non ho trovato questo qua, che con la sua valvola a membrana secondo me è più affidabile dell'altro. Quindi se dovessi consigliarvi, vi consiglio questo, a meno che non abbiate dell'acqua di recupero sporca, a parte che qui c'è anche un filtro, appunto il filtro esiste qui perché per evitare che lo sporco vada nell'acqua, però diciamo in generale qui ci vuole una pressione di almeno 0,5 bar per farlo funzionare correttamente, mentre di qua la pressione può essere anche quasi zero, non è un problema. Vediamo all'atto pratico come funzionano questi due irrigatori. Andiamo a montare il Jar di Brick sul raccordo del rubinetto. Il raccordo è un raccordo 3/4 smontabile che possiamo andare ad avvitare sul raccordo del rubinetto e poi successivamente avvitiamo il timer di irrigazione saldamente. Apriamo il rubinetto e a questo punto andiamo a aprire su on fisso, quindi manuale. Vedete l'acqua che esce, off, si chiude il rubinetto. Proviamo a fare la programmazione di 5 secondi di irrigazione ogni 30 secondi. Anche qui il timer irrigherà per 5 secondi, poi si interromperà e dopo 30 secondi, trascorsi 30 secondi, riirrigherà per 5 secondi.
Chiaramente possiamo scegliere altri intervalli, tipo ogni 24 ore, ogni 12 ore, eccetera. Il timer ha la comodità di poter essere smontato e così si possono meglio regolare gli intervalli e poi rimontato senza toglierlo dal rubinetto. A questo irrigatore possiamo collegare un sensore pioggia che verrà collegato nella parte bassa attraverso questo jack stereo. Nel mio caso io l'ho collegato a un sensore pioggia da me realizzato, andatevi a vedere nei video precedenti come costruire un sensore pioggia con pochi semplici componenti. Non è altro che un micro switch collegato ad un bicchiere da caffè che una volta riempito aprirà il contatto dell'irrigatore e farà terminare l'irrigazione. Mettiamo l'acqua per simulare un'abbondante pioggia, il micro switch si attiverà e l'irrigatore si spegnerà e non si attiverà. Se togliamo il bicchiere, quindi nel momento in cui l'acqua si asciuga, l'irrigatore ricomincerà il suo turno normale. A questo punto passiamo a montare l'altro irrigatore, quello a sfera, il papillon. Anche qui abbiamo un attacco 3/4 per il rubinetto. Apriamo manualmente su on l'irrigatore, sentite il rumore di apertura della valvola, andiamo a chiudere e di nuovo il servocomando chiuderà la valvola a sfera. Passiamo alla programmazione con timer. Irrighiamo per 1 minuto di acqua ogni ora. Sentite la valvola a sfera che si apre per far fuoriuscire il flusso. Anche qui, trascorso 1 minuto, il flusso si arresta. Bene amici, io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like, attivare la campanellina e se vi è piaciuto questo video vi do appuntamento alla prossima volta.